Rotang vs Superlek. Finalmente la data è uscita. Il 24 marzo i due si sfideranno. Chi vincerà? Allora, prima di cominciare con questo video te lo dico già subito. Vai a scrivermi nei commenti, secondo te, chi tra i due super fighter vincerà questo combattimento. Poi, in questo video, ora facciamo una bella analisi di entrambe e cerchiamo di capire, secondo me, secondo la mia esperienza e secondo il mio parere, chi dei due potrebbe vincere questo combattimento. Prima di entrare nel vivo dell'analisi ti devo dire alcune cose però fondamentali. Cosa numero 1, ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 13/13:30, io pubblico un nuovo video. Ok, quindi ogni giorno c'è un nuovo video dove si parla di Muay Thai. Se sei un appassionato di Muay Thai non puoi non seguire il canale, quindi segui il canale e attiva la campanella così non ti perdi né il prossimo video, né il video di domani, né i successivi. Mi raccomando, vai pure a vedere nei video precedenti, trovi di tutto sulla Muay Thai praticamente su questo canale, ok? Penso di essere la pagina più aggiornata che c'è in assoluto in italiano per quanto riguarda la Muay Thai. Altra cosa fondamentale, ricordati che il 28 febbraio a mezzanotte Tecniche dei Campioni. Che cos'è Tecniche dei Campioni? Tecniche dei Campioni è un videocorso dove andiamo a analizzare e a studiare le tecniche di grandi campioni come Rotang. Infatti c'è un capitolo dedicato a lui dove ti spieghiamo come prendere queste tecniche, provarle al sacco, studiarle e applicarle nello sparring a seconda delle differenti situazioni. Inoltre a questo ci sono decine e decine di schede d'allenamento. Ecco, il 28 febbraio Tecniche dei Campioni verrà rimpinguato con nuove schede d'allenamento, ci sono tanti potenziamenti dei colpi, ci sono tante schede, tanti nuovi video, tante altre cose, e rimpinguandolo il costo, il prezzo di Tecniche dei Campioni aumenterà. Se lo prendi entro il 28 febbraio potrai prenderlo ancora a prezzo scontato. Io ci tengo che tu lo possa avere a prezzo scontato, quindi non perdere tempo e prendilo prima del 28 febbraio, perché poi il prezzo aumenta. E mi scrivete: Claudio, ma prima costava di meno, come mai? Perché ti avevo avvisato, ci ho messo un mese a dirti questa cosa. Se non ti svegli lo prendi a prezzo pieno, quindi svegliati, vai subito a prenderlo. Trovi il link in descrizione, lo trovi anche qua sopra. Detto questo, andiamo ad analizzare questo combattimento. Sigla! Ok, andiamo ad analizzare questo combattimento. Rotang vs Superlek. C'è una premessa fondamentale da fare. Questo combattimento sarà di K1, perché Rotang in One Championship combatte sia per la Muay Thai che per la K1. Per la Muay Thai è l'attuale campione dei flyweight e per la kickboxing, per la K1, è diventato attualmente il miglior pretendente al titolo. Il campione è Superlek. Ora andiamo a vedere un attimo questi due fighter. Sono due fighter che io trovo veramente forti, entrambi hanno delle caratteristiche. Sono entrambi due fighter in grado di adattarsi a qualsiasi tipologia d'avversario. Uno erroneamente potrebbe pensare che Rotang è il tipico Muay Mati, il tipico picchiatore che è bravo a picchiare di mano e a chiudere con le gambe. È errata questa cosa. Rotang non è il classico picchiatore, perché Rotang ha un'esperienza di 270 combattimenti. Ragazzi, parliamo di un ragazzo di 25 anni. Io vi sfido a trovare altri combattenti che a 25 anni hanno un background di 270 match. E quindi è un atleta che lui sa veramente adattarsi a qualsiasi tipo di fighter. Io l'ho visto anni fa combattere contro Gaunar. Gaunar della PK Sensei Gym è uno dei fighter più tecnici degli ultimi 5-6 anni, 10 anni diciamo, ok? E Rotang in quel frangente non si è comportato da picchiatore, si è comportato da Muay Fimo e ha gestito Gaunar battendolo. Rotang è un atleta in grado di adeguarsi alla tipologia di fighter che ha davanti, quindi questa è una cosa di cui tenerne conto. Andiamo a vedere un attimo invece Superlek. Superlek è un grande atleta, è un grande combattente, viene soprannominato The Kicking Machine. Perché secondo voi? Perché ha dei calci veramente che sono in grado di spostare la mascella ai suoi avversari. Quindi dalla sua Superlek ha sicuramente dei calci molto incisivi. Io vi dico non dico solo calci, perché comunque anche delle ginocchiate che
sono impressionanti, e anche le sue gomitate quando entrano a bersaglio spostano veramente mari e monti. Peccato che questo è un combattimento di Muay Thai. Questo è il Claudio dell'editing. No raga, questo sarà un combattimento di K1, non di Muay Thai. Overworking. Quindi il nostro super leg non potrà contare sull'utilizzo dei gomiti e sull'utilizzo del clinch. I due fighter dovranno fare affidamento solo allo scambio tra pugni e calci. Ovviamente un clinch di 3 secondi ma praticamente non esiste, e l'utilizzo di qualche ginocchiata sporadica, ok? Oppure come faceva il vecchio Petchmorakot, che sul lavoro di pugni, non so se ve lo ricordate, Petrosian Petchmorakot, match che in realtà aveva vinto Petchmorakot, ma poi adesso non voglio riaprire tutta la diatriba, però Petchmorakot in quei frangenti aveva utilizzato molto bene la ginocchiata in un match di K1. Quello era un ottimo modo di utilizzare le ginocchiate, ma non credo che sarà il modo in cui Rotang e Superlek useranno questa tipologia di colpo. Io credo che il match si svolgerà in questa maniera: avremo degli assalti continui di Rotang cercherà di chiudere la distanza per picchiare di mano, utilizzerà dei calci sporadici per riuscire a entrare di mano, e credo che Superlek dal canto suo, non dico che farà il difensore, ma cercherà di tenere a distanza Rotang con i suoi calci medi, cercando di andare a logorare le braccia di Rotang utilizzando proprio questa tipologia di calci. Userà proprio i calci medi per logorare le braccia di Rotang e non farlo chiudere, quindi userà dei calci uscendo molto lateralmente. Credo che vedremo anche dei bei low kick, perché sulle aggressioni di Rotang un atleta come Superlek utilizzerà indietreggiando dei bei low kick, uscendo lateralmente per poi chiudere con delle mani. Tuttavia io credo che Rotang sia un atleta più completo per quanto riguarda il lavoro di mano. Ci sono altri atleti in One Championship, secondo me, che potrebbero battere Rotang. È imbattuto in One. L'unico che ha battuto Rotang è Demetrius Johnson in quel fatidico match di Muay Thai versus MMA, dove un round era di Muay Thai e l'altro era di MMA. Demetrius Johnson l'ha portato a terra, l'ha strangolato e il match è finito lì. Tolto questo, Rotang è imbattuto in One, ha uno score impressionante. Ok, Superlek anche lui dal canto suo ha uno score impressionante. L'unico a battere Superlek era stato Ennaci qualche anno fa, però l'aveva battuto. Detto questo, io non credo, perché qui la domanda quando si parla di Rotang è sempre: chi è che può battere Rotang? Chi cazzo può affrontare Rotang e battere questa macchina da guerra? Ecco, io credo che ci siano diversi combattenti che possono battere Rotang. Superlek può essere uno di questi. Tuttavia non credo che questo match di K1 lo vinca Superlek. Io credo che in un panorama di K1 possa avere più possibilità Rotang di Superlek, perché affidandoci sulle mani e sulle gambe Rotang ha più possibilità, lo vedo più vario. Detto questo, se il match fosse di Muay Thai, questi sono, ragazzi, sono sempre ipotesi, sono sempre match dove è difficile dare un risultato. Comunque in un match di Muay Thai voglio essere promettente verso Superlek e dico che potrebbe battere Superlek. Sono sempre match lì. Ci sono altri avversari che potrebbero dare del vero filo da torcere a Superlek. Un altro è sicuramente Pampayak. Ragazzi, Pampayak, secondo me, a mio dire, è il miglior fighter di questa categoria di peso che c'è in circolazione. Tuttavia è un fighter che vorrei vedere allenarsi di più, lo vorrei vedere combattere più spesso, e è un fighter, Pampayak, che se si allenasse come si deve, combattesse regolarmente, potrebbe mettere i piedi in testa a chiunque, potrebbe battere Rotang tranquillamente, potrebbe battere Superlek tranquillamente. Purtroppo non performa, non combatte più tanto spesso, secondo me non si allena neanche tanto bene, e quindi ad esempio l'ultimo match con Superlek l'ha perso. Altro fighter, ragazzi, che vi dico di tenere d'occhio, lo dico qua, e quando lo vedremo contro Rotang mi verrete a dire: Claudio, avevi ragione, tenete conto di questo video, è Yodlekpet. Yodlekpet è un fighter che è appena entrato a far parte di One. Secondo me è un altro di quei fighter top che ha la Muay Thai. Ha già combattuto con Rotang e ha perso con Rotang. Tuttavia io credo che Yodlekpet ha tutte le carte in regola per battere Rotang in One. Andatevi a vedere il vostro ultimo match, dategli un annetto di tempo per masticare One Championship, per affrontare degli atleti di livello in questo format,
e vi assicuro che Yodlekpet non ci deluderà. Quando sarà il momento di affrontare Rotang nella Muay Thai avrà delle ottime carte in regola per battere Rotang. Va bene, tolto questo volo pindarico che ho fatto, ritorniamo sul match. Chi vince secondo voi? Secondo me vince Rotang, perché è un match di K1 e Rotang ha più carte in regola rispetto a Super Leg. È comunque un match sul filo del rasoio e voglio sapere un po' il vostro parere. Ditemelo, fatemelo sapere nei commenti e aspettiamo fino al 24 marzo fremendo per sapere il risultato di questo fatidico match. Dai raga, scrivetemi sotto nei commenti chi vince. Vi ricordo tecniche dei campioni, 28 febbraio il prezzo aumenta e ci sono nuovi materiali, approfittatene, prendetelo prima che così non lo pagate di più e basta. Ci vediamo in questi giorni con un altro video. Thank you very much.